Ok. Ciao a tutti e diamo il benvenuto a Ronald, che è una delle prime persone che hanno cominciato a lasciare dei commenti regolarmente sul mio canale e ho sempre apprezzato i commenti che mi lasciava e a un certo punto mi sono incuriosito e ho dato un'occhiata anche al suo canale ed ha un canale in cui praticamente fa dei monologhi su argomenti che lui trova interessante in italiano per praticare l'italiano, perché Ronald non è italiano, è americano, giusto? Sì, sì, sono Benvenuto, americano. intanto. Grazie, sono onorato. Come Grazie stai? per... Sì, sì, sto bene, sto bene. E tu? Come stai? Molto bene. E sono contento di averti qui e di fare questa intervista, perché ho sempre trovato i tuoi video molto interessanti e quindi vorrei sapere un po' di più della tua esperienza con la lingua italiana, perché penso che la tua passione e la tua dedizione verso l'Italia e la lingua italiana possano essere di ispirazione anche per chi segue il mio canale e credo che sia una cosa molto importante. Grazie. Allora, se sei pronto, possiamo cominciare con Sì, sì, l'intervista. sì, certo. Ok. Allora, la prima domanda che ho è: quando hai cominciato a studiare l'italiano? Quanto tempo fa o quando è stato, diciamo, il tuo primo contatto con questa lingua? Studio l'italiano da 3 anni, quindi ho iniziato a studiare 3 anni fa. Non ho saputo nulla, non ho saputo la parola ciao, grazie, quindi Ok, quindi eh, 3 anni fa è stato proprio il tuo primissimo contatto con l'italiano. sì, sì. Ok. E prima di imparare l'italiano, avevi già imparato delle altre lingue? Sì, ho studiato lo spagnolo alla scuola superiore per eh, quasi 2 anni, ma direi che non parlo spagnolo perché non ho studiato bene e non ho fatto la pratica. Quindi direi no, sì. Ok. Sì, è molto comune anche nelle scuole italiane il fatto di imparare delle lingue straniere, studiarle per anche tanti anni, per esempio l'inglese lo studiamo dalla prima elementare, quindi quando abbiamo 6 anni, fino all'ultimo anno del liceo, ma i risultati sono molto scarsi e Sì, poca sì. gente finisce il liceo sapendo parlare inglese in modo sicuro, in modo corrente, ecco. Quindi penso che la situazione negli Stati Uniti non sia diversa con lo spagnolo, che so che è la lingua più studiata a scuola, no? Sì, sì, sì. Mm. Ok, quindi non sono riusciti a insegnarvi Sì, lo sì. spagnolo. Ok, quindi diresti che l'italiano è stata la tua prima esperienza di apprendimento di una lingua straniera? Sì, sì, la prima lingua che ho studiato seriamente. Sì, Ok. ho studiato il greco e ebraico all'università, Oh, wow. ma per produrre i testi, ma non parlavo queste lingue. Sì. Ok, e quindi il fatto di aver studiato un po' queste altre lingue ti ha aiutato in qualche modo ad approcciarti all'italiano, a studiare l'italiano? Ehm, è difficile, perché all'università non ho studiato queste lingue seriamente.
Un po' direi, ma secondo me dovevo parlare la lingua, um, che c'è una differenza tra leggendo e Mhm. parlando, secondo me. Sì, assolutamente, sono d'accordo. Anche in Italia, per esempio, alle scuole superiori studiamo spesso lingue come il latino e il greco, che sono delle lingue antiche e delle lingue morte, cosiddette, e questo non aiuta molto a imparare delle lingue, delle vere e proprie lingue, perché non hai mai l'occasione di parlarle, le leggi e le scrivi e basta. Sì, sì. E, allora ero curioso di sapere che cos'è che ti ha spinto a cominciare a studiare l'italiano, cioè perché hai scelto di studiare questa lingua, quali sono le cose che ti hanno incuriosito dell'italiano. Una bella domanda. 3 anni fa, ho letto la Divina Commedia in inglese Mm. e volevo leggerla nella lingua originale perché c'è la terza rima, ehm, Mhm. perché mi piace scrivere e poi recito le poesie, quindi volevo vedere il testo, il suono, ehm, per questo ho iniziato a studiare l'italiano, ma adesso ci sono altre cose, non solamente per Dante, ma la cultura, per esempio la musica italiana come ehm, Fabrizio De André, Murubutu, Ah, Rancore, sì, ci sono tanti. bene, Murubutu e Rancore sono due rapper italiani, per chi non li conoscesse, che io apprezzo moltissimo. Murubutu in particolare perché racconta delle storie molto vivide, con un linguaggio letterario che apprezzo molto. E tra l'altro Murubutu, non so se lo sai, ma è un professore penso di lingua italiana, alle scuole superiori in Italia. Sì. Quindi, E ero un rapper, quindi ah, mi ok. piace eh, hip hop italiano, sì. E hai mai provato a scrivere qualcosa, a scrivere qualche rima in italiano? Sì, sto provando, sì, forse un giorno, sì. Bene, bene, sono contento. Sicuramente espande i tuoi orizzonti dal punto di vista della scrittura. Anch'io ogni tanto mi piace scrivere e quindi ogni tanto scrivo anche in inglese. E è un'esperienza molto diversa quella di scrivere nella propria lingua madre e quella di scrivere in un'altra lingua. Molto interessante. E sei riuscito a leggere la Divina Commedia in italiano o è ancora un, diciamo, lavoro in corso? Sì, ho letto un po', ma ho scoperto non è come l'italiano oggi, l'italiano antico, oppure quindi devo leggere i parafrasi oppure i commenti che spiegano i significati. Quindi non leggo la Divina Commedia spesso nella lingua originale, devo leggere i commenti. Sì. Sì, ti assicuro che anche per un madrelingua italiano è difficile leggere la Divina Commedia, quindi è proprio, è un'impresa, soprattutto per qualcuno che sta ancora imparando l'italiano. Quindi complimenti almeno per il coraggio in questa Grazie. impresa. E ok, e allora sono un po' curioso, visto che comunque hai un buon livello di italiano, volevo sapere se potevi
condividere con noi quali sono i metodi che usi per imparare l'italiano e qual è la tua routine, se ne hai una, ovviamente. Sì, sì, certo. Di solito leggo i libri italiani, leggo principalmente ho i partner di lingua, di solito leggo un libro, parliamo 30 minuti in inglese e 30 minuti in italiano. Adesso sto leggendo Il barone rampante di Calvino, Sì. L'amica geniale, Io non ho paura. Quindi sto leggendo questi libri e poi uso le flashcard con un algoritmo, uso l'applicazione che si chiama Anki. Quindi provo a imparare 10 parole ogni giorno, ma riconoscere le parole, non devo imparare a memoria le parole, ma semplicemente riconoscere la parola. Quindi uso questa applicazione e poi ho un canale su YouTube, quindi provo a fare pratica con la lingua. E poi uso un dizionario, ma quando ho le flashcard ho i significati in italiano, non uso l'inglese. Ah, E poi studio le tecniche di memoria, per esempio il libro di Nelson Dellis che si chiama Remember It. Per esempio, per la parola La Mancia, mm. man, il suono è come man in inglese, quindi il suono cha è come una danza um, negli Stati Uniti che si chiama il cha-cha slide. Sì. Quindi man, cha, immagino che c'è questo uomo che Mhm. balla questa cha-cha slide e lui è così bravo che do una mancia. Um, Quindi uh, per associazione, diciamo, sì, associazione di idee. Certo, è un metodo interessante. sì, provo a ascoltare ogni giorno, quindi i podcast, i canali su YouTube, e scrivo nuove parole oppure le espressioni e provo a imparare oppure impararle a memoria. Sì, ma direi che leggo principalmente. Ok, Questo è il mio metodo. bello. Sì, è bello vedere come ogni persona adatta l'apprendimento delle lingue straniere alle sue passioni o alle cose che preferisce fare. Come per esempio a te chiaramente piace molto leggere, e infatti il tuo metodo principale è la lettura. Ed è molto interessante quello che fai, quella sorta di club del libro, diciamo, book club, con i partner linguistici su Italki. Molto interessante, perché ti dà comunque un argomento di cui discutere, del quale entrambe le persone sanno delle cose, perché entrambi hanno letto il libro, e ti dà tutto un vocabolario nuovo da utilizzare,
è un metodo che trovo molto efficace. E per quanto riguarda anche Droid, lo uso anch'io moltissimo e penso che sia veramente efficace con il metodo della spaced repetition, eh, che, che mi ha aiutato moltissimo, soprattutto in arabo. Lo uso di solito con l'arabo e Sì, sì. mi ha aiutato a memorizzare tantissime parole. Molto interessante, bene. E allora hai parlato del tuo canale su YouTube e quindi volevo chiederti un po' di più riguardo a questo canale. Se hai degli obiettivi con quel canale o se è semplicemente qualcosa che usi per beneficio personale, cioè per fare pratica, e se hai imparato delle cose da questo canale, magari dai commenti delle persone, dal feedback che hai ricevuto, eccetera. Sì, sì. Ho iniziato a registrare i video perché volevo fare pratica con la lingua italiana e per condividere le cose che ho scoperto sulla cultura italiana. E per incontrare altre persone ho incontrato molti italiani attraverso um, il mio canale, leggo i commenti, sì, imparo molte cose. Per esempio, non so come si pronuncia, ma camponelismo, oppure Scusa? camponelismo. Campanilismo? Sì, Cioè il concetto di essere molto fieri del luogo da cui si proviene e di essere in competizione con altri paesi, per esempio. sì, sì, esatto, perché ho scoperto che c'è una differenza tra le regioni. Per esempio, una persona potrebbe essere siciliana oppure siciliano, oppure sì, c'è l'italiano, ma c'è questo concetto che qualcuno potrebbe essere siciliano. C'è, c'è una cultura diversa in ogni regione. Sì, 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 assolutamente. In Italia eh, questo concetto del campanilismo è molto forte perché l'Italia per tanto tempo è stata dominata da altri paesi, era divisa in tanti piccoli stati e quindi ciascuna regione o anche ciascuna città ha sviluppato la sua cultura locale e quindi c'è molto confronto, molta competizione sicuramente, però in un modo o nell'altro cerchiamo anche di trovare le cose che ci uniscono. Sì, sì. Ok. Avevi altro da dire per quanto riguarda il tuo canale? Ehm, no, semplicemente sì, vorrei migliorare il mio livello e di solito parlo sulla cultura italiana perché secondo me ehm, dobbiamo imparare la cultura e non solamente la grammatica oppure la pronuncia. Um, per capire una lingua, secondo me, dobbiamo imparare la cultura e per questo parlo soprattutto della cultura. Sì, sicuramente. E alla fine gli aspetti culturali sono quelli che ci spingono anche a continuare a imparare una lingua, perché se non troviamo niente di interessante in un certo paese o in un certo popolo, la motivazione a imparare questa lingua è scarsa, diciamo.
E consiglieresti ad altre persone di fare la stessa cosa che hai fatto tu, di aprire un canale? Trovi che sia molto utile? Sì, sì, perché ci sono alcuni come Briller, Tia Teller, che parlano in italiano e quando ho iniziato a studiare l'italiano e ho visto oppure ho guardato i video di Briller e Tia, questa è una cosa speciale per me perché di solito non vedo gli americani che parlano altre lingue. Quindi sì, non solo per fare pratica con la lingua, ma è un modo per dare l'ispirazione agli Mm. altri che stanno studiando la lingua. E per me queste persone sono importanti per me nello studio della lingua. Sì, Bello, sì, è vero. Ti dà la sensazione che sia possibile, che sia fattibile, no? sì, sì. Imparare questa lingua, vedere degli altri che l'hanno fatto. Bene, interessante. E allora, visto che adesso sono ormai 3 anni che studi l'italiano, volevo sapere se hai notato dei benefici del sapere questa lingua, del conoscere questa lingua. Sì, sì, ci sono molti benefici. Ehm, la prima cosa è mi ha aperto un nuovo mondo. Mm. Direi mondo perché la lingua è come un mondo, oppure direi universo in un senso. Ehm, Perché posso esplorare la lingua per la vita. E poi quando ho saputo solo l'inglese, ehm, non ho visto attraverso i miei confini, Mhm. i confini del mio paese. Ma quando ho iniziato a studiare l'italiano, ho visto che c'è un altro mondo attraverso questi confini. C'è, c'è l'oceano che posso attraversare. Ehm, e poi c'è la ricchezza e la bellezza che posso vedere e apprezzare. Ehm, Questo è una cosa, oppure sì, che è bella. E poi i benefici è che oppure potete incontrare altre persone, altri italiani, perché parli la lingua. Per esempio, quando sono andato in Italia, ho incontrato persone che non parlavano l'inglese bene e quindi ho parlato in italiano e poi sì, per l'amicizia e poi potresti imparare ehm, empatia. Mhm. Ehm, Quando qualcuno studia una lingua, potrebbe imparare la difficoltà. Quindi negli Stati Uniti qualche volta sulla televisione ehm, vediamo le persone che mamma mia, queste cose, ma
No, secondo me non è giusto, perché quando qualcuno impara una lingua, questi stereotipi, in un senso, ehm, è, è importante per evitare gli stereotipi, Sì, oppure perché uh, qualcuno potrebbe avere l'opportunità per capire il paese e la gente. Ehm, Secondo me questi sono i benefici. sì, Oppure e la mafia, oppure altre cose. uh, Imparo che la realtà di un paese e non solamente attraverso le cose che vedo sulla televisione. È vero, sì. E più in generale ti fa capire appunto che, che c'è tanta diversità nel mondo, ti fa vedere, come hai detto tu, al di là dei confini del tuo paese e non solo per quanto riguarda l'Italia nel tuo caso, ma più in generale, ti fa capire che c'è molto di più in ogni paese, in ogni popolo, in ogni cultura di quello che vediamo dalla nostra prospettiva di americani o di italiani, nel mio caso. Molto interessante. E volevo sapere una cosa un po' più specificatamente riguardante la lingua in sé. Quali sono le cose della lingua italiana che ti creano più difficoltà, che trovi essere più difficili quando parli o quando ascolti anche? Ah, gli articoli. Mm. Sicuramente le, gli, lo, Ottima ehm, risposta. anche a, o, i, e, perché in inglese non abbiamo questo concetto, quindi quando ho iniziato devo pensare, devo usare a, o, i, e come sto costruendo una sedia mentre parlo, mentre sto leggendo un manuale. Devo mettere questa cosa qui, quella cosa qui, e quindi gli articoli. Sì. Sì, io trovo che in generale, soprattutto tra italiano o comunque lingue romanze e inglese, la differenza anche nell'uso degli articoli sia molto difficile. Per esempio, per un italiano è spesso difficile sapere quando usare l'articolo determinativo in inglese e penso sia lo stesso, per un anglofono quando sta imparando l'italiano, perché ci sono delle differenze eh, molto forti. Per esempio, in inglese diresti, I like music, non metteresti, l'articolo prima di music, non diresti I like the music. Se dici I like the music, stai parlando di una musica in particolare, no? The music in this place, per esempio. Sì, sì, sì. In italiano invece diremmo mi piace la musica in generale. E, e per un italiano pensare di non mettere l'articolo è molto difficile e immagino che sia il contrario, per gli americani sia difficile invece ricordarsi di usarlo in delle circostanze di questo tipo. Sì, sì, Mm-mm. Bene, sono sì. d'accordo. Penso che questa cosa degli articoli sia una difficoltà un po' sottovalutata in generale, perché non ci si accorge molto che esiste, ma in realtà è un problema grosso che ho notato anch'io e quindi mi ha fatto piacere che anche tu abbia notato questa difficoltà degli articoli. Ok, beh, abbiamo parlato di tante cose e volevo solo chiederti in conclusione se hai dei consigli per i miei spettatori che stanno imparando questa lingua come te.
consigli che possono essere basati sui tuoi 3 anni di esperienza che sicuramente ti hanno fatto capire tante cose. Sì, sì. Direi che la cosa più difficile non è la grammatica, non è la pronuncia, non è il vocabolario, ma è la motivazione oppure il desiderio da andare avanti. Quindi il mio consiglio è proteggere la tua motivazione e la tua mentalità. È il modo in cui pensate alla lingua e non direi non vedete la lingua è qualcosa da padrogenare. Nel senso che la lingua è come una persona e c'è questa relazione con la lingua. Ehm, per esempio, non diciamo, per esempio, a un amico quanto tempo per conoscerti. Mm, Questa, questa domanda è un po' strana. E la lingua non è qualcosa da dominare oppure padre, uh, padroneggiare. padroneggiare, ma come una persona c'è questa relazione, è un processo, una esperienza, quindi il divertimento, quindi ogni volta che ascolti un video oppure ogni volta che leggi un libro è come un appuntamento, non è solamente un esercizio della grammatica, ma per conoscere questa persona in vigoretta. E poi la pazienza. La lingua è come un blocco di marmo e poi dobbiamo vedere fluency dentro il blocco di marmo. E sì, all'inizio dobbiamo trovare gli strumenti efficaci per modulare questo blocco di marmo. E poi dobbiamo avere la pazienza perché quando qualcuno vede il David, ci, questa statua non è fatta in 3 mesi. Certo. Ci vuole tempo. Spesso vediamo come imparare una lingua in 3 mesi, oppure 6 mesi, oppure un anno. Questa non è la mentalità che dobbiamo avere, ma è colpo dopo colpo dopo colpo dopo colpo modellare questa statua. E questa immagine è importante perché qualche volta quando siamo oppure quando abbiamo raggiunto il livello B2, per esempio, diciamo, ok, posso imparare un'altra lingua. Sì, sì, potete farlo se vuoi, dipende dal tuo obiettivo, ma secondo me il lavoro non è finito a B2. Per esempio, ci sono i dettagli, per esempio i dettagli del mano, le rughe sulla faccia, sul viso, e quindi c'è la pronuncia, c'è la grammatica, c'è
l'intonazione, c'è la bellezza del parlato. Dobbiamo modellare per parlare in un modo bello, come una statua. Quindi l'apprendimento è come l'arte. E ho detto colpo dopo colpo dopo colpo. Questo è l'incoraggiamento, perché qualche volta quando facciamo gli esercizi come l'ascolto, non vediamo i risultati oppure il progresso, ma dobbiamo pensare solo colpo dopo colpo dopo colpo che vediamo la formazione di questa statua. Quindi questo è il mio consiglio. La cosa importante è proteggere la tua mentalità e il desiderio. E come possiamo sviluppare il desiderio? È attraverso la bellezza. Quindi dobbiamo vedere la bellezza della lingua e della cultura. Quindi parlare con la gente. Dobbiamo imparare la cultura per sviluppare questo desiderio. E poi direi è importante oppure l'importanza della lettura, perché quando guardiamo i film, il film non dicono oppure non descrivono i movimenti del corpo come un libro, quindi potete imparare più parole, secondo me, nei libri. Quindi sì, questi sono i miei consigli. Ho trovato veramente i tuoi consigli molto utili e molto interessanti e sono della stessa opinione per quanto riguarda soprattutto motivazione e pazienza. La motivazione è importantissima perché, ed è strettamente legata alla pazienza, perché imparare una lingua straniera è un processo molto lungo, che a volte può essere anche molto frustrante e quindi se non c'è motivazione, se non troviamo qualcosa che ci fa provare gioia nel momento in cui stiamo imparando e non nel risultato, nel punto d'arrivo, è difficile essere pazienti, è difficile continuare a lavorare in questo percorso così lungo. E, quindi sì, e mi è piaciuta moltissimo l'analogia che hai fatto con il fatto di conoscere un'altra persona, che è come conoscere una lingua, perché aiuta molto a spostare, diciamo, a spostare il focus dall'obiettivo al processo di apprendimento, Esatto. che effettivamente è una cosa bellissima. Ogni volta che scopri qualcosa di nuovo in una lingua è proprio come quando scopri qualcosa di nuovo di una persona che ti piace e dici, wow, adesso so questa cosa nuova e la posso usare quando parlo e la capirò quando la sentirò. È tutto un processo molto bello. È altrettanto bello arrivare, diciamo, al punto finale, al fatto di aver padroneggiato la lingua, ma non deve essere sempre quello l'obiettivo. Bisogna godersi il percorso, sicuramente. Bene, è stata un'intervista molto molto interessante e ti ringrazio di cuore. Sì, Non grazie, vedo l'ora di grazie. vedere i prossimi video che pubblicherai sul tuo canale. E niente, grazie di essere stato qui con noi. Grazie per avermi invitato, sono onorato.
sì, sì. Guardo i tuoi video ogni settimana, sì. Mi fa molto piacere. E allora niente, ti saluto e ti auguro una buona giornata. E ai miei iscritti dico andate a vedere il suo canale perché è decisamente molto interessante e potrete imparare molto da lui. Spero che questo video vi sia piaciuto e vi sia stato utile. Se sì, mettete mi piace e iscrivetevi al canale e anche a quello di Ronald. Ciao a Grazie. tutti. Ciao.